Un saluto a tutti i nostri spettatori e un benvenuto a chi si unisce oggi alla nostra comunità. Noi siamo Solfatara News e ogni giorno con i nostri droni raccontiamo ciò che accade nella fumarola Pisciarelli e nel cratere della Solfatara per documentare con chiarezza e coraggio lo stato della caldera dei Campi Flegrei. Un grazie sincero a tutti voi che ci seguite, commentate e condividete i nostri video. E un ringraziamento speciale a chi sta partecipando alla raccolta fondi su GoFundMe per l'acquisto del nuovo drone termico. Siamo ormai al 79% dell'obiettivo e manca davvero poco per raggiungerlo. Le immagini che abbiamo registrato oggi mostrano una fumarola Pisciarelli in fortissima attività, con getti di vapore densi e continui che si alzano dal terreno e avvolgono l'intera area. L'attività è costante e potente, segno che la pressione interna non accenna a diminuire. Questa fumarola, lo diciamo spesso, è una finestra sul cuore dei Campi Flegrei. Osservandola, possiamo intuire cosa accade nel sottosuolo e oggi i segnali sono chiari. La caldera è sotto forte pressione. Passando al cratere della Solfatara, la situazione non è diversa. La fumarola Bocca Grande mostra una vigorosa emissione di gas, con getti visibili e compatti, a testimonianza di una temperatura interna elevata e di una pressione che continua a crescere. I nostri droni hanno ripreso immagini che parlano da sole. L'attività del sistema fumarolico resta intensa, instabile e senza alcun segnale di attenuazione. Questi fenomeni si collegano ai dati ufficiali forniti dall'INGV, che nell'ultimo bollettino ha confermato un sollevamento del suolo compreso tra 20 e 25 mm al mese. Un valore che mostra una chiara accelerazione rispetto ai mesi precedenti e che segnala un processo in corso di espansione del sistema magmatico e idrotermale. A questo si aggiunge una sismicità costante, con decine di piccoli eventi localizzati proprio tra Pisciarelli, Solfatara e Agnano. Il suolo flegreo continua a muoversi, lentamente ma in modo inesorabile. In mezzo a questo scenario, proprio oggi è arrivata la notizia che la Commissione Grandi Rischi ha deciso di confermare lo stato di allerta gialla, livello 2, definendolo una fase di attenzione. Un termine che sulla carta sembra rassicurante, ma che in realtà rappresenta un momento cruciale, perché il livello 2 giallo non è un semplice stato di vigilanza. Indica una fase di disequilibrio del sistema vulcanico che richiede un monitoraggio costante e un piano di emergenza operativo. E qui vale la pena ricordare come funzionano i livelli di allerta. Fino a marzo 2025 il sistema prevedeva 4 fasi principali: verde, giallo, arancione e rosso. Il livello verde rappresenta la normalità, il riposo del vulcano. Il livello giallo segnala un aumento dell'attività e prevede l'intensificazione dei controlli e delle comunicazioni con la popolazione. Il livello arancione indica una fase di preallarme, con la possibilità di spostamenti volontari dei cittadini e l'attivazione di misure preventive. Il livello rosso, infine, rappresenta la fase di allarme, quella in cui l'evacuazione diventa necessaria e immediata. Ma con il peggiorare delle condizioni ai Campi Flegrei, le autorità hanno deciso di rimodulare il sistema, introducendo sottofasi intermedie per evitare passaggi troppo bruschi. Così, a partire da marzo 2025, il livello giallo è stato diviso in primo livello giallo e secondo livello giallo, mentre lo stesso vale per il livello arancione. Questo significa che ci troviamo nella seconda fase gialla, quella che precede direttamente la prima fase arancione. E non bisogna lasciarsi ingannare dai colori. Il giallo 2 è una condizione seria, perché segnala un sistema in tensione, con rischio in aumento. Il primo livello arancione, che sarebbe la fase successiva, prevede addirittura un allontanamento volontario della popolazione, sostenuto da incentivi statali, mentre il secondo livello arancione corrisponde già a una fase pre-eruttiva. Eppure, nonostante tutti i segnali di peggioramento, l'innalzamento del suolo, la sismicità in crescita e l'aumento delle temperature fumaroliche, si è scelto di restare nel livello 2 giallo. Una decisione che lascia spazio a molte perplessità. La motivazione ufficiale è quella di mantenere la calma e non generare panico nella popolazione. Ma il risultato nei fatti è un altro. Una sensazione diffusa di insicurezza, aggravata dalla consapevolezza che il piano di evacuazione attuale è vecchio, inadeguato e sottodimensionato.
Proprio oggi, 5 novembre, e domani 6 novembre, si stanno svolgendo le esercitazioni di evacuazione nella zona rossa, ma si basano ancora su un piano ormai superato, redatto anni fa e mai aggiornato, in base alla nuova realtà urbana. È un piano che non tiene conto della crescita della popolazione, dei quartieri sorti negli ultimi anni, delle strade danneggiate e spesso impraticabili. In molti casi le vie di fuga sono bloccate da lavori fermi o da infrastrutture inadeguate. Nel frattempo, diversi studi pubblicati oggi da testate giornalistiche e centri di ricerca confermano ciò che la popolazione percepisce. Quando il sollevamento del suolo accelera, le scosse tendono a diventare più forti. La correlazione tra deformazione del terreno e intensità sismica è ormai chiara. In parole semplici, più il suolo si solleva in fretta, maggiore è la pressione dei gas nel sottosuolo e di conseguenza aumenta la probabilità che questa pressione venga rilasciata con eventi più intensi. È un meccanismo naturale, ma che qui assume una pericolosità particolare, perché avviene sotto una delle aree più densamente popolate d'Europa. Eppure, nonostante tutto questo, la risposta istituzionale resta timida. Si preferisce parlare di situazione sotto controllo, ma chi vive qui sa che non è così. Le case continuano a lesionarsi, le crepe si allargano, le strade si deformano e la popolazione resta senza risposte. Nel frattempo, gli interventi di adeguamento sismico, che dovrebbero essere la priorità assoluta, non sono mai partiti. Gli edifici privati e pubblici restano vulnerabili e una scossa più forte rischierebbe di trasformare la crisi bradisismica in una catastrofe urbana. È la cronaca di un disastro annunciato ma ignorato. E mentre la Terra si solleva, cresce anche un altro fenomeno pericoloso, quello delle previsioni sismiche. L'uomo tenta da sempre di anticipare la catastrofe. C'erano i profeti dell'antichità, gli oracoli, i segni del cielo. Oggi, invece, la nuova veggenza si nasconde dietro parole tecniche, onde radio, frequenze magnetiche, segnali elettromagnetici anomali. Cambiano le forme, ma la speranza resta identica, voler sapere prima, per illudersi di poter controllare la paura. Ma la scienza, quella vera, fatta di dati, verifiche e ripetibilità, ci dice una cosa chiara: i terremoti non si possono prevedere, non oggi e non con le conoscenze attuali. Possiamo monitorare, analizzare, stimare probabilità, ma non esiste alcun metodo in grado di dire quando, dove e con quale intensità si verificherà un sisma. Negli ultimi anni, però, si sono moltiplicati i progetti che cercano di far credere il contrario. Uno dei più conosciuti in Italia è il LTPA Observer Project, fondato dai fratelli Daniele e Gabriele Cataldi, che da anni registrano e pubblicano grafici basati su onde elettromagnetiche a bassa frequenza. Secondo la loro ipotesi, alcune variazioni o picchi di queste onde potrebbero anticipare eventi sismici. Il problema è che questi grafici, per quanto scenografici, non hanno alcuna validità scientifica riconosciuta. Sono rappresentazioni di dati elettromagnetici complessi, spesso influenzati da 1000 fattori esterni, impianti elettrici, apparecchi elettronici, antenne radio, condizioni atmosferiche o perfino l'attività del Sole, e soprattutto sono grafici non leggibili da persone non qualificate. Colori, linee e disturbi che sembrano anomalie possono in realtà essere semplici interferenze. Chi non conosce la fisica delle onde rischia di confondere completamente l'interpretazione dei dati, scambiando normali variazioni ambientali per segnali di un terremoto imminente. E questo è pericoloso, perché in una terra fragile e attiva come i Campi Flegrei, dove si registrano scosse ogni giorno, è fin troppo facile suggestionare chi non conosce i meccanismi reali della sismicità. Se qualcuno afferma che entro 24, 48 o 72 ore ci sarà un terremoto, quasi certamente vedrà la sua previsione avverarsi, semplicemente perché, in quell'arco di tempo, un terremoto da qualche parte si verifica davvero. È una coincidenza spacciata per profezia, e questa illusione ha conseguenze reali, perché chi vive in zone sismiche, anche se pensa di essere forte, assorbe quel messaggio. Comincia a pensarci, a controllare, a dormire meno, a temere ogni vibrazione. L'ansia diventa costante, la mente resta in allerta. Nel tempo, questa condizione può generare insonnia, stress cronico e disturbi psicologici veri e propri,
È un allarme che scava dentro, come una scossa invisibile. Ecco perché diffondere previsioni infondate non è solo sbagliato dal punto di vista scientifico, è dannoso per la salute mentale della popolazione. Noi di Solfatara News non facciamo parte di questo gioco, non cerchiamo sensazionalismo, ma verità. Analizziamo, osserviamo e denunciamo ciò che vediamo, sempre basandoci su dati reali e strumenti professionali. Possiamo non essere d'accordo con alcune decisioni prese dagli enti preposti, ma non inventiamo nulla, non preannunciamo disastri. Li osserviamo mentre si preparano e li raccontiamo affinché nessuno possa dire non sapevamo. Perché la conoscenza non spaventa, protegge. E nei campi flegrei, dove il terreno respira sotto i nostri piedi, la verità è l'unico strumento che abbiamo per difenderci. I nostri droni non leggono il futuro, leggono la realtà. E quella realtà, oggi, mostra una caldera in pressione, un suolo che si solleva e un rischio che aumenta ogni giorno di più. Sta a noi, come cittadini, pretendere chiarezza, responsabilità e sicurezza, prima che sia la Terra a ricordarci quanto siamo fragili.